Ciao, benvenuto o bentornato su questo canale. Se non mi conosci, mi chiamo Virginie e sono un interior designer. Amo co-creare con i miei clienti le loro case affinché possano avere una casa bella, funzionale, che li rappresenti e li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo dalla consulenza fino all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa e ristrutturazione, dandoti suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare e essere te stessa. Ricordati che sono suggerimenti generali e non possono avere lo stesso peso di una consulenza fatta su misura. Quindi prendi solo quello che senti davvero faccia al caso tuo e il resto lascialo andare. Arredare casa non è solo una questione di mobili o colori, è un equilibrio sottile tra funzionalità, estetica e comfort. Eppure anche i più appassionati di interior design possono inciampare in piccoli errori che compromettono armonia e stile. Oggi voglio guidarti attraverso 9 sbagli più comuni e soprattutto mostrarti come trasformarli in scelte vincenti per una casa bella, accogliente e funzionale. Ma prima di cominciare, se ti piacciono questi argomenti e non l'avessi ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale, resterai sempre aggiornato e mi aiuterai a farlo crescere. Io lo apprezzerò tantissimo. Ora metti un bel like al video e partiamo. Pronto a vedere i 9 errori più comuni nell'arredare? Allora via, non perdiamo tempo e partiamo subito. Il primo errore, e forse il più comune, è partire all'attacco dei negozi senza avere un piano preciso se non una vaga idea di quello che vorremmo. Mobili, tessili, accessori, tutto può sembrare irresistibile, ma senza una visione d'insieme rischi di creare un ambiente disordinato, confuso o peggio con pezzi che poi non dialogano fra loro. La soluzione? Parti da una lista di cose indispensabili per te e da una piattina quotata, annotando ingombri di porte, finestre, nicchie e prese elettriche. Creati poi una mood board, scegli una palette cromatica e decidi lo stile di riferimento. Questo ti aiuterà a selezionare con criterio, evitando acquisti impulsivi che poi diventano pesi inutili. Un altro errore comune, figlio del primo, è lasciarsi trascinare dalle mode del momento. Il problema è che le tendenze cambiano rapidamente, mentre la tua casa resta lì ogni giorno a parlare di te. Se segui le mode rischi di comprare sempre cose nuove che poi non c'entrano l'una con l'altra, creando un linguaggio confuso che rischia di non farti sentire pienamente a tuo agio nei tuoi spazi. Il segreto è partire da te, da ciò che ti fa sentire bene, dai materiali che ami toccare, dai colori che ti trasmettono equilibrio e serenità, per creare quella mood board di cui abbiamo parlato nel punto precedente. Puoi prendere ispirazioni dalle mode, certo, ma sempre filtrandole attraverso il tuo stile personale. Così la casa risulterà attuale ma non impersonale, coerente ma mai banale. In fondo lo stile più bello è quello che racconta una storia, la tua. Anche questo punto è molto collegato agli altri due. Se non hai una visione generale e o segui mode, rischi di mettere insieme stili diversi creando un pasticcio stilistico. È ovviamente possibile unire più stili in casa, ma va fatto con coscienza, partendo da uno stile principale e inserendo contrasti mirati solo per dare personalità. Ad esempio, in un soggiorno contemporaneo puoi introdurre un pezzo vintage o un dettaglio barocco. L'importante è che ogni elemento parli lo stesso linguaggio estetico. È anche importante, quando si hanno più stili in casa, evitare che ogni stile sia concentrato in una zona, ma che nella stessa stanza gli stili dialoghino tra di loro, valorizzandosi a vicenda.
A volte ci si concentra così tanto sull'estetica da dimenticare a cosa serve davvero una stanza. Ti piace un certo tavolo, un divano, una libreria, ma poi nella vita di tutti i giorni ti accorgi che non sono comodi o che rendono lo spazio meno pratico. Un ambiente bello ma scomodo finisce per non essere vissuto. Quando progetti o ripensi a una stanza, chiediti sempre: cosa voglio fare qui? È la domanda chiave. Vuoi rilassarti, ricevere ospiti, lavorare in tranquillità? Da questa risposta dipende tutto: la disposizione dei mobili, la quantità di luce, la scelta dei materiali. Una casa davvero ben arredata non è quella da foto perfetta, ma quella in cui la forma e la funzione si fondono naturalmente, creando un equilibrio che fa sentire bene chi la abita. Perché lo stile senza comfort dura davvero poco. Quante volte ti sei accorto che una stanza, pur con arredi belli, sembra buia o poco accogliente? Spesso il problema è la luce. Limitarsi a una lampada a soffitto, l'abbiamo detto già tante volte, non basta. Pensa a più livelli di illuminazione: luce generale per illuminare tutta la stanza, punte luci mirate per angoli funzionali come scrivania o comodino e luci d'atmosfera per creare relax e intimità. Lampade a terra, applique o faretti direzionabili possono davvero fare la differenza. Se la stanza non è molto luminosa nemmeno durante il giorno, puoi aiutarti con piccoli trucchetti come usare metalli, qualche superficie lucida, e qualche specchio che possano riflettere la luce dando maggior comfort visivo. Un divano enorme in un soggiorno piccolo o un tavolino microscopico in una sala grande possono sbilanciare l'intera stanza. Le proporzioni contano e non solo per l'estetica, influenzano il comfort e la percezione dello spazio. Le proporzioni vanno valutate anche tra i singoli elementi. Un quadro troppo piccolo sopra il divano, per esempio, si perderebbe. Se troppo grande, al contrario, soffocherebbe. Il trucco è scegliere mobili proporzionati all'ambiente e agli elementi circostanti. Anche la collocazione è importante: se è tutto ammassato da una parte lasciando il nulla dall'altra, di nuovo la stanza sarà sbilanciata. Hai mai avuto la sensazione che una stanza fosse piatta pur essendo arredata bene? Spesso è perché manca il ritmo visivo, cioè quell'alternanza armoniosa di pieni e vuoti, colori e texture, luci e ombre che danno movimento allo spazio. Un errore frequente è concentrare tutto su un unico punto: un mobile importante, una parete colorata, lasciando il resto troppo neutro, o viceversa, riempire ogni angolo senza dare respiro. Per evitare questo, pensa alla stanza come una melodia: deve avere pause e variazioni. Quindi abbina materiali diversi, legno e metallo, tessuti lisci e ruvidi, gioca con le altezze dei complementi, alterna superfici opache e lucide. Lascia sempre qualche zona vuota per far risaltare il resto. Quando il ritmo è ben dosato, lo spazio appare dinamico e armonioso, mai noioso e mai caotico. È quel tipo di equilibrio che fa dire a chi entra: che bella atmosfera che c'è qui. Colori troppo simili o al contrario troppo contrastanti possono compromettere armonia e atmosfera. È importante decidere una palette colori e giocare con quelle in tutta la casa. Con giocare intendo che non devi avere stanze tutte uguali con lo stesso colore alle pareti e gli altri in tessili e decorazioni. Al contrario, puoi avere colori diversi in ogni stanza purché della palette. L'importante è avere una palette colore armoniosa, usare le varie sfumature di ogni colore e trovare un filo conduttore, come usare almeno un colore ricorrente in ogni ambiente, anche in proporzioni o sfumature diverse. Se hai paura di usare il colore perché temi di stufarti, puoi partire con una base neutra e giocare con tocchi di colore per personalizzare cuscini, tappeti, quadri o piccoli complementi.
C'è un momento quando si arreda case in cui tutto sembra giusto. I mobili si abbinano, i colori sono armoniosi, le proporzioni perfette, eppure manca qualcosa. È la personalità. Senza di lei anche la casa più curata rischia di sembrare anonima, come se potesse appartenere a chiunque. Inserire tocchi personali è ciò che la rende viva. Un quadro che ami, una fotografia di viaggio, un vaso trovato in un mercatino, un libro lasciato sul tavolino. Sono quei piccoli dettagli che raccontano la tua storia e rendono lo spazio autentico. Non serve esagerare, basta qualche elemento scelto con il cuore per dare carattere e calore. La casa non deve essere solo bella, deve parlare di te. È questo che la rende davvero accogliente. Gli errori nell'arredare casa sono davvero dietro l'angolo, ma con un po' di attenzione si possono evitare, trasformando ogni ambiente in un luogo piacevole, elegante e funzionale. Piccoli accorgimenti quotidiani possono davvero fare la differenza, rendendo la tua casa un rifugio dove sentirti bene ogni giorno. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre, prenota la tua consulenza, trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo avessi ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e attiva la campanella così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato qui con me, a presto, ciao!